Ahimè, oggi ci troviamo a parlare di un altro lungometraggio Disney live action che non mi ha per nulla soddisfatto. Parliamo di Pinocchio, che purtroppo per me all'oggi è il peggior live action che la Disney ci abbia proposto in questi anni. Sì, perché la Disney ha deciso di riproporre tutti i suoi classici cartoni animati in versione vera, reale, live action appunto. Che cosa mi è piaciuto di questo film? Indubbiamente la performance di Tom Hanks. E l'altra cosa che ho apprezzato sono state le location, una cura nei dettagli nel riprodurre la cittadina, il paese dei balocchi con tantissimi spunti e tantissime cose che i bambini possono fare all'interno del paese dei balocchi. Ci sono state tante nuove idee, tante sale, tanti spazi dedicati alla tal Marachella o a quanto si poteva rompere gli schemi all'interno del paese dei balocchi. È stato un bel excursus, così come l'interno della bottega di Geppetto e anche il teatro dei burattini, l'interno di questo caravan, insomma del carretto da circo in cui Mangiafuoco porta i suoi burattini, ecco, tutto molto ben curato, quindi diciamo che le location sia di interni che di esterni sono state molto apprezzate. Purtroppo la mia lista dei pro si chiude già qui e cominciano i contro. Attenzione, la maggior parte dei contro, per non dire tutti i contro che ho riscontrato in questo film, sono riferiti alla trama e a come è stata raccontata la storia. Posso dire che ha suscitato qualche polemica la scelta di una fata turchina di colore senza i soliti capelli biondi a cui siamo abituati, ma questa cosa non mi ha dato particolarmente fastidio, anche perché essendo un elemento fatato, insomma, non ci sono canoni molto rigorosi da rispettare se non il colore turchino, anche perché anche il cartone era uscito fuori da questo schema, perché nel libro la fata turchina deve essere una donna dai capelli turchini, dai capelli celesti, quindi una donna, una bambina, insomma, a seconda delle interpretazioni. Principalmente nel libro viene citata come bambina, però insomma era quella la cosa principe. Io mi sarei aspettata qualcosa di più proprio per Pinocchio, nel senso che ho notato un Pinocchio un pochino differente dal cartone, con dei tratti un pochino più spigolosi. Purtroppo, se non l'avete ancora visto, dovete fermarvi qui perché parlerò principalmente della storia. Diversamente andiamo avanti. Allora, proviamo a partire dall'inizio. In questo live action viene introdotto un retroscena del passato di Geppetto, un passato che è stato totalmente inventato, perché nel libro non mi risulta che ci siano state una moglie e un figlio, entrambi deceduti. La cosa più pesante di questo retroscena è che Geppetto all'inizio parla in maniera asfissiante di questo bambino che non c'è più, ma tanto, troppo addirittura, e quando desidera che il burattino Pinocchio diventi un bambino vero, addirittura il potere della fata turchina rimbalza sulla fotografia di questo bambino deceduto per poi incastonarsi nella marionetta di Pinocchio. E mi viene da dire perché mai, anzi è una cosa che ho poco condiviso, è come se si volesse resuscitare il figlio morto all'interno di Pinocchio, una cosa che non ho gradito assolutissimamente. Altra cosa, se si va in linea temporale, quando la fatina compare per realizzare il desiderio di Geppetto, parla col grillo ed assieme loro si mettono ad obiettare il desiderio di Geppetto. Cioè si mettono a dire: ma come mai Geppetto ha desiderato di avere un figlio vero, un bambino vero? Non sarebbe più facile farlo, un bambino vero? Ma immagino che per Geppetto sia difficile, visto che non esce molto. Perché mi è sembrata una conversazione molto fuori luogo. Ognuno può avere i suoi problemi per cui non ha dei figli suoi, dei figli veri. Inoltre, perché dovete obiettare il desiderio? Sei una fata che realizza i desideri? Quindi realizza il desiderio, io sarò pur libero di desiderare ciò che voglio? Viene introdotta inizialmente questa figura del gabbiano, aiuta il grillo a raggiungere Pinocchio, che il primo giorno di scuola se ne va senza il grillo perché il grillo arriva in ritardo. Condurrà Pinocchio da Geppetto facendo una sorta di sci d'acqua. Sarà colui che dirà a Pinocchio e al grillo che il suo babbo
è andato a cercarlo in mare. Francamente è una figura di cui io non sentivo assolutissimamente il bisogno, che non serve a niente perché il Grillo semplicemente arriva in ritardo appunto al primo giorno di scuola di Pinocchio, ma il ritardo è più che giustificato proprio perché lui nel cartone animato corre e cerca di raggiungerlo il prima possibile, mentre invece qui addirittura chiede l'aiuto di un gabbiano, quindi teoricamente il ritardo si sarebbe anche accorciato, quindi non ha avuto molto senso. Così come non ha molto senso che lui intervenga verso la fine del film, perché ad esempio si poteva prendere spunto dal libro in cui ci sono gli abitanti del villaggio che dicono a Pinocchio: guarda che tuo babbo è venuto a cercarti in mare. I dolori arrivano soprattutto in questa parte, che è stata secondo me una delle peggio gestite, perché Pinocchio riesce ad andare a scuola. Pinocchio va a scuola e inaspettatamente viene cacciato da scuola dal maestro, perché il maestro gli dice che lui è una marionetta e che quindi non merita di stare con gli altri bambini, e viene preso in giro. Questa cosa è sbagliata, lo so che si voleva magari passare un messaggio che voleva invece andare incontro alle diversità e denunciare questo comportamento, ma questo comportamento non avviene. Già la storia di Pinocchio ha tantissime lezioni da impartire agli spettatori. Questa è una lezione inutile e sbagliata, perché invece Pinocchio non deve perdere l'interesse nella scuola per colpa della scuola. Anch'io, se venissi cacciata così il primo giorno non accolta, certo che andrei coi primi che incontro per strada, i primi che mi vendono la fama, il successo, appunto il gatto e la volpe. Certo che Pinocchio va col gatto e la volpe. Invece il fatto è che è proprio Pinocchio che sceglie di fare scelte sbagliate nel corso della storia, altrimenti come facciamo ad impartire determinate lezioni di vita agli spettatori? Mentre invece Pinocchio dice: ah sì, per forza che vengo con voi e scelgo un'altra strada, perché la strada della scuola è evidente che non va bene. Quindi secondo me questa è una cosa sbagliatissima a livello della storia. Inoltre il Grillo, che dovrebbe consigliare a Pinocchio la via giusta, viene intrappolato dal gatto e la volpe, e anche questa è una cosa che non condivido, perché la coscienza deve stare con Pinocchio ed è proprio Pinocchio che sceglie di non ascoltarla. La coscienza non deve venire imbrigliata dall'esterno, perché deve essere una scelta nostra quella di utilizzarla o meno. Non ci devono essere degli elementi che disturbano l'intervento della coscienza, e quindi questa cosa non l'ho condivisa. Si va avanti appunto al teatro dei burattini, dove viene introdotto questo nuovo personaggio, questa aiutante di Mangiafuoco che sogna di essere una ballerina. Solo che è un personaggio che io ho reputato completamente inutile, che ha anche una piccola canzone in cui ci parla del suo desiderio di diventare una ballerina, ma è un personaggio completamente inutile ai fini della storia, non fa nient'altro. Vede che Pinocchio è stato imprigionato nella gabbia e dice sì sì ti salverò, ma poi in realtà non accade, perché Mangiafuoco chiude questa botola dall'alto dalla quale questa ragazza appunto aveva visto Pinocchio. Quindi questa ballerina ci dice che ha sconfitto, passatemi il termine, Mangiafuoco, e che decide di andare avanti con la sua compagnia di burattini, una compagnia di burattini dove non c'è dittatura e dove ogni burattino viene valorizzato. Per carità, bellissimo. Loro chiedono a Pinocchio di unirsi a loro, e loro, parlo della ballerina e della sua marionetta. Questa ballerina utilizza sempre questa marionetta per parlare con Pinocchio. Insomma, non l'ho capita molto neanche questa cosa. Ecco, la marionetta a volte è molto più espressiva di Pinocchio stesso, e per assurdo la marionetta dovrebbe essere una marionetta normale, non magica come Pinocchio. In questo caso qui forse l'unica scelta ponderata che fa Pinocchio è proprio dire no grazie, non vengo con voi, per quanto voi due siate mie amiche, devo andare a salvare mio babbo. Come vi ripeto, questa ballerina secondo me è un personaggio completamente inutile. Sempre per il problema delle scelte, la coscienza, cioè il grillo parlante, oltre a venire imbrigliato, no, dal gatto e la volpe, non riesce ad intervenire nemmeno sul paese dei balocchi, viene ancora una volta ostacolato. E non solo, Pinocchio salta letteralmente per sbaglio sulla carrozza che porta al paese dei balocchi, non ha modo di scegliere. Invece sappiamo che sia nella storia che nel cartone animato Pinocchio compie una scelta, dice sì, va bene, ok, andiamo in questo paese dei balocchi. Magari nel cartone animato non è molto convinto, viene condotto dal gatto e la volpe, ma appena si trova sulla carrozza dice sì sì, ma sì, facciamolo. Cioè è totalmente ingenuo, come secondo me dovrebbe essere ogni bambino. Quando arriva al paese dei balocchi è ben felice della scelta che ha fatto, si trova sì un po' frastornato, ma
è contento della sua scelta, è contento del suo grande amico Lucignolo che gli sta facendo scoprire cose della vita nuovissime. Invece nel nuovo Pinocchio, in questo appunto live action di cui stiamo parlando, Pinocchio è molto contrariato di tutto quello che succede, vola letteralmente su questa carrozza del paese dei balocchi, ha qualche obiezione, dice che non vorrebbe andare ma viene costretto dalle persone che stanno lì a mo' di rapimento ad andare al paese dei balocchi. E nel paese dei balocchi tutte le marachelle che vengono viste, i fiumi di caramelle eccetera eccetera, Pinocchio non condivide nulla di quello che vede, guarda tutto con molto sospetto e non è per niente convinto. Però anche questo secondo me è sbagliato, perché anche qui Pinocchio deve sbagliare, ma deve sbagliare con coscienza, deve dire sì, io sto bene qui, proprio per capire che ha fatto una scelta sbagliata, mentre invece sembra ancora una volta che Pinocchio sia stato costretto a fare questa scelta che lui già non vuole. Allora mi viene da dire, se sei già un bambino o un burattino, diciamo, con questa grande coscienza e forza morale che purtroppo gli eventi ti portano ad andare dove tu non vorresti andare, che senso ha raccontare questa storia? Sei soltanto un ragazzino molto molto sfigato come poteva essere Oliver Twist, ma allora è un altro tipo di storia. Inoltre non avviene neanche qui l'intervento del Grillo, che prova a fermare Pinocchio e a dirgli guarda che questo è un posto sbagliato, andiamocene via. Nel cartone animato succede che Pinocchio non dà talmente tanto retta al grillo parlante che il grillo si arrabbia e dice sai cosa, cavatela da solo, perché io cerco sempre di mandarti sulla strada giusta e tu rifiuti sempre i miei consigli. Così il grillo se ne va nel cartone animato, scopre che i bambini diventano asini e torna per avvisarlo. Ecco, altra cosa che non ho proprio capito, nel paese dei balocchi quando i bambini diventano asini vengono portati via da delle ombre di fumo che non si sa che cosa siano, perché a un certo punto il capo del paese dei balocchi le cavalca addirittura come se fossero due bestie. Ma Dio mio, non avevamo quattro persone che non devono dire nulla, magari anche col volto coperto, o 4 persone in computer grafica, se proprio non vogliamo pagare degli attori che prendono questi asini e li conducono sulla nave che poi li dovrà vendere? Perché queste figure di fumo fantasiose, fantastiche? Ma perché? Non ha proprio senso che ci siano delle bestie di fumo che vengono fuori dal terreno, prendono l'asino, lo buttano dentro una botola e poi spariscono e vanno in giro a mo' di fumo. Cioè, d'altronde i ragazzini diventano asini, dove cavolo possono andare? Cioè, non c'era bisogno di fare intervenire delle figure così mitologiche. Prima di parlare del finale, un ultimo punto: la fata turchina non si vedrà mai più all'interno del film o della storia. Non interverrà mai più. Quando Pinocchio dice le bugie all'interno della gabbia dove lo ha chiuso Mangiafuoco, non è la fatina che verrà a salvarlo e verrà a dirgli guarda che stai dicendo delle bugie, così non va bene. È Pinocchio che semplicemente da solo si pente e il naso torna indietro. Oltretutto, anzi, è talmente intelligente Pinocchio, essendo nato da circa un giorno, che continua a dire bugie per far allungare il naso e far arrivare il grillo alla chiave che poi lo aprirà la sua gabbia. Però non la reputo neanche questa una scelta giusta, perché ci vuole la fata turchina che gli ricordi come funzionano le cose. Non puoi mentire, non puoi comportarti male, perché altrimenti se vai avanti così non diventerai mai un bambino vero e resterai per sempre una marionetta. La fata turchina la vediamo solo all'inizio, nella sua obiezione del desiderio, quando dà la vita a Pinocchio, e poi non comparirà mai più. Non compare nemmeno alla fine per realizzare il desiderio di Geppetto, anzi nel finale appunto Geppetto esce dalla grotta, insomma, dove si sono rifugiati per sfuggire al mostro marino che li aveva sputati fuori. Se ne vanno mano nella mano seguendo questa luce azzurra, no? Mentre se ne vanno, il grillo parlante, che è anche il nostro narratore, ci dice: voci dicono che sia diventato un bambino vero, chi lo sa, chi non lo sa, e se non stai attento non ti accorgi nemmeno che le giunture di legno se ne vanno e si vede da dietro sempre che Pinocchio forse è diventato un bambino vero, perché si vede un po' di pelle. Secondo me è sbagliato, non ci sono voci che dicono che è andata così. È andata così, mi dispiace se la storia non è condivisa, ma è andata così, è tutto nato da un desiderio, e il fatto che Pinocchio, secondo me, desideri di essere un bambino vero non vuol dire io mi disprezzo, non mi piace quello che sono.
nel senso che lui inizialmente nella sua ingenuità dice mi muovo, parlo, sono proprio un bambino vero, e la fata turchina gli dice no, ancora non sei formato per diventare un vero e proprio bambino, perché diciamo che sei un bambino ancora a metà, hai bisogno di fare questo step, di completare questo step. Quindi non è un rifiuto verso la sua forma originaria di burattino, è una crescita, è una maturazione. Pinocchio diventa un bambino vero perché è maturato, perché è cresciuto e perché ha imparato a distinguere il bene dal male, ed è questo che ti differenzia da una marionetta che non usa la testa, che non ha ragione e che non riesce a separare il bene dal male. Invece qui sembra quasi che ma è diventato vero, non è vero, non ci interessa, ci va bene che tu sia una marionetta che un bambino vero. Non si sta parlando di questo, si sta semplicemente parlando di una maturazione che qui non sembra neanche avvenire. Cioè sembra che la storia dica ma sì, decidete voi, è diventato o non lo è diventato, non mi sembra corretto, perché era l'obiettivo della nostra storia, la storia è questa. Oltre al fatto che una trasformazione così importante io non l'avrei fatta intravedere così, l'avrei fatta vedere, e avrei fatto vedere la gioia di un Geppetto nel vedere che suo figlio è maturato, che suo figlio ha fatto quel che doveva fare per realizzare il suo desiderio. Cosa ne pensate voi? Sono stata troppo cattiva, troppa criticona? Purtroppo questo è ciò che penso. Fatemi sapere ciò che pensate voi del nuovo Pinocchio e ahimè, vedremo. Speriamo che i prossimi live action possano essere un pochino più soddisfacenti. Mi è dispiaciuto molto perché Pinocchio è uno di quei capisaldi della Disney. Secondo me il cartone animato è stata un'ottima trasposizione per bambini di quello che è il libro, che è molto più articolato, però ha reso moltissimo bene l'idea ed è riuscita a farla piacere, a farla intendere meglio ad un pubblico un po' più piccolo, perché magari Pinocchio è già un libro per ragazzi che ha tanti significati intrinseci, a volte un po' difficili da afferrare, invece nel cartone animato è godibilissimo, è perfetto per dei bambini, è molto piacevole anche per gli adulti, quindi avevo grossissime aspettative e mi dispiace che siano state deluse. Alla prossima recensione!